Ciao a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera vi faccio una ricetta secondo me deliziosa. Guardate cosa ho comprato. Ho comprato fettine di lonza che andremo a battere col batticarne che io ho perso. Va bene, lo ritroverò. Allora, è una ricetta che viene veramente gustosa, con pochi ingredienti, pangrattato, acciughe, prezzemolo, pinoli. Però secondo me veramente viene buona buona. Allora, la prima cosa da fare, a parte poi battere la carne, le fettine di carne, è andare ad abbrustolire la nostra mollica, il nostro pangrattato. Quindi spostiamoci ai fornelli e andiamola ad abbrustolire. Allora amici, ho preparato una padella, accendiamo un bel giro di olio, facciamo scaldare leggermente l'olio e andiamo a mettere il nostro pangrattato. Io ne sto usando 250-300. Deve rimanere un po' perché questa impanatura ci servirà per i nostri involtini, quindi faremo involtini di lonza, una bontà. Versiamo il pangrattato, quindi olio e pangrattato. Nel pangrattato io metterò pure uno spicchio di aglio, quindi come lo vado a fare? Anziché prendere il tritaglio, lo facciamo piccolo piccolo. Una delizia questa ricetta. Buona, ragazzi, fateli perché vengono deliziosi. Comunque la tua tecnica di tagliare l'aglio è unica. No, non è unica, però io lo faccio, riesco a farlo piccolo piccolo. Mettiamolo tutto che ci sta bene. Cominciamo a girare, si deve proprio abbrustolire. Quindi fiamma alta. Ok, abbiamo messo un bel giro di olio, uno spicchio d'aglio, io già sento un buon profumo. Allora amici, guardate, deve venire di questo colore, proprio abbrustolita. Marrone. Marrone, sì, deve cuocere la mollica. Ok. Una volta cotta, spegniamo e la metto in una zuppiera un po' più grande. La versiamo tutta. Adesso la facciamo intiepidire e nel frattempo ci trasferiamo dall'altra parte e andiamo a battere le nostre fettine di lonza. Allora amici, la mollica è già tostata. Prima di lasciarla un po' e farla raffreddare, andiamo ad aggiungere gli ingredienti. Cosa mettiamo? Pinoli, tutto dentro il pangrattato. Un po' di prezzemolo, che io ho fatto proprio piccolo, Questo sarebbe cosa che stiamo facendo? Questo è l'impasto per fare i nostri involtini, spiedini, chiamateli come volete, ma vengono veramente deliziosi. Un'altra cosa, prendiamo un cucchiaio e giriamo. Una meraviglia, già Io il profumo sento è un buon fantastico. profumo. Una cosa, prendiamo il coltello e tagliamo piccola piccola. Io ne ho scelte 4 acciughe e dobbiamo fare piccole piccole. Mi aiuto con una forchetta e un coltello e le vado a tagliare direttamente nel piatto. Queste andranno pure nel nostro composto. Ok, naturalmente se qualcuno non le vuole può non mettergliele. Certo, però le acciughine gli danno un buon sapore. Ok. Io proprio perché metto le acciughe non andrò a mettere del sale. Quindi le prendo e le metto qua. Ok. A questo punto prendiamo un poco di pepe e glielo mettiamo all'interno, basta così. Giriamo ed è già pronto il nostro ripieno. Lo mettiamo da parte. Ok, la carne va battuta, devono essere proprio fettine sottili sottili. Questa cosa è lonza? Questa è lonza di maiale, quindi Quanto io le ne hai prendo. preso? 2, 4, 6, 10 fette. A chilo pensavo si misurassero. No, io alla confezione l'ho presa veramente questa, 2 confezioni. Ok. Allora, andiamo a battere la nostra carne. Le facciamo belle battute, che gli involtini si fanno sottili. Ok, una volta battuta la carne, cosa facciamo? Prendiamo delle forbici e la facciamo in 2. La tagliamo in 2, quindi questi sono 2 pezzetti di carne che noi poi andremo ad arrotolare. La prendiamo e la mettiamo da parte. Quindi dobbiamo batterle e tagliare tutte le fettine. In 2, perché altrimenti un involtino viene troppo grosso. Io preferisco farli più piccolini. Una volta battuta la carne e tagliata in 2 una fettina, andiamo a riempirle. Quindi
Cosa faccio? Prendo una fettina e vado a mettere il nostro impasto. Scusa, non vorrei... Ok. Io lo faccio direttamente con le mani. Come facevano le nostre nonne. Ma sì, così si fa. E arrotoliamo. Senza fare altro, li andiamo a mettere direttamente in una teietta. Io ho scelto questa, quindi li vado a mettere qua. Proprio sono involtini. Quando ne vedo una ancora un pochino doppia, la batto un altro po'. La lonza vuole pochissimo, non vuole tanto di cottura. E poi vengono infornati, quindi vengono veramente buoni, ma non è finita qui. Fatemeli fare tutti gli involtini e poi vi faccio vedere alla fine come concludo, prima di infornarli. Sto continuando a fare i nostri involtini. Una meraviglia. Ragazzi, è una meraviglia perché Questa è la mia teglia, questa. Sì, amore, solo la tua. Il pan grattato è condito bene, c'è l'acciuga, c'è i pinoli, prima l'abbiamo fatto cuocere, quindi viene ancora più gustoso. Poi la lonza è una carne molto tenera. L'importante è batterla così ne ricaviamo più fette e poi viene più sottile, ancora più buona. Sono all'ultimo involtino. Facciamo bello pieno. Li ho fatti veramente pieni pieni, Comunque la teglia si è riempita. La teglia si è riempita. Ok. A questo punto fatemi un attimo sciacquare le mani e vi dico come procedere. Intanto ho acceso il forno, così il forno è già caldo. Ok. Scusate, insomma, qui un po' di pan grattato, non fa niente, poi lo togliamo. Allora, a questo punto cosa facciamo? Prendiamo dell'olio extravergine di oliva, lo mettiamo sugli involtini, scusate, prendiamo delle foglie di alloro, le spezziamo, le mettiamo in mezzo, casualmente, senza seguire un ordine, io ne avevo 5, 6 e le sto mettendo tutte. Volendo si potrebbe aggiungere pure, come negli involtini, la cipolla. La cipolla, sì, io non ho usato qua gli spiedini, Ok. non li ho usati gli spiedini di legno, che tanto è uguale. Una meraviglia comunque. E vengono gustosi, sì, perché il pan grattato è ben condito. Ok, così e così. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo con le mani, io lavoro con le mani, una nostra amica ci ha scritto non si tocca il cibo con le mani, io lo tocco con le mie mani perché mi piace. Allora, Come si deve guardate, prendiamo un po' di pan grattato e lo mettiamo sopra. Ok. Poi prendiamo un po' di prezzemolo rimasto e lo mettiamo sopra. Viene una delizia. Ancora un giro d'olio e andiamo a infornare i nostri involtini, spiedini, come volete. 180 gradi, non più di 20 minuti, perché la lonza non vuole tanto. Inforniamoli e poi vi faccio vedere questa meraviglia. Amici, i nostri involtini di lonza sono pronti. Guardate che meraviglia. Mamma mia, che buono. Che buono, mi sta venendo fame. Una delizia. Sì, sì, proprio buoni buoni, poi semplici, avete visto? La cosa secondo me importante è cuocere prima un po' il pan grattato. 20 minuti e sono pronti, la lonza si cuoce presto, sento un buon profumo di aglio, a me piace anche i pinoli mi piacciono tantissimo, insomma una ricetta sbrigativa, noi la accompagneremo stasera con una buona insalata. Va bene, io ci mangio pure il pane. Sì, amore, pure io, un pochino. Spero che vi sia piaciuta. Quindi come si chiamano? Involtini di lonza ripieni, Ripieni. insomma. Ok. Spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuta fatela, noi vi adoriamo, siete una meraviglia. Ci vediamo domani con altri video. Buona cena e un bacione da Betty. E Marco. Ciao amici, a domani. Ciao amici.